Ciao a tutti da Sonia, bentornati nella mia cucina. Oggi vi propongo un dolce ideale per merenda o per la prima colazione, il rotolo con la marmellata. Per preparare il rotolo ci occorrono 5-6 uova, il loro peso dovrà essere 300 g al netto del guscio, 140 g di zucchero, 10 g di miele, 25 g di fecola di patate, 125 g di farina, un pizzico di sale e vaniglia per aromatizzare. In più, per farcire il rotolo ci occorrono 300 g di confettura a proprio gusto e zucchero a velo per spolverare poi il dolce. Cominciamo col separare gli albumi dai tuorli. Metterò gli albumi direttamente in planetaria perché li monterò per primi. Aggiungo all'albume circa 2/3 dello zucchero, do una rapida mescolata e scaldo gli albumi a bagnomaria. Il composto dovrà raggiungere una temperatura di circa 50 gradi. Si può misurare sia con un termometro che verificando la fluidità dell'albume, che col calore diventa molto più liquido. A questo punto l'albume è pronto, quindi si può procedere con la montatura. Dopo pochi minuti l'albume è pronto. Deve essere comunque ben fermo, ma non troppo montato da creare dei grumi. Trasferisco gli albumi in una bowl di vetro e nella stessa planetaria procedo a montare i tuorli con il rimanente zucchero. Per incorporare più aria è bene che i tuorli siano a temperatura ambiente. Aggiungo anche i semi di vaniglia e faccio montare ad una velocità media fino ad ottenere un composto spumoso. A questo punto il composto è pronto, quindi posso incorporare delicatamente gli albumi. Inizialmente si aggiunge poco albume e si mescola rapidamente in modo da far amalgamare bene i due composti. Dopodiché incorporiamo i rimanenti albumi mescolando con delicatezza dall'alto verso il basso in modo da non sgonfiare la preparazione. A questo punto le due masse sono ben amalgamate, quindi procediamo ad incorporare le polveri. Uniamo farina e fecola e le lasciamo scendere da un setaccio in modo da arearle ed eliminare eventuali grumi. Anche questa operazione è da fare con delicatezza, mescolando sempre dal basso verso l'alto per evitare che si rompano le bolle d'aria. A questo punto possiamo procedere con la cottura del biscotto, quindi imburriamo una lamina o una teglia e la rivestiamo con carta da forno. Eliminiamo eventuali bolle d'aria e versiamo il composto e lo livelliamo bene. In base all'impiego del biscotto possiamo conferire uno spessore che va da 5 a 10 mm. Cuociamo in forno statico a una temperatura di circa 200 gradi per 7-8 minuti. Dopo aver tolto il biscotto dal forno lo rotoliamo su se stesso direttamente con la carta forno e ancora caldo, in modo che possa mantenere la forma anche dopo averlo farcito. Per evitare che il rotolo possa srotolarsi e perdere la sua forma, lo avvolgiamo con carta pellicolo o con un ulteriore foglio di carta forno. Una volta che il biscotto è arrotolato e ben freddo, lo possiamo farcire. Eliminiamo la pellicola e lo srotoliamo. Eliminiamo eventuale crosta esterna rimasta ancora attaccata. Stendiamo della pellicola sul piano di lavoro in quantità sufficiente per poter avvolgere poi il rotolo. Quindi apriamo il rotolo e lo forciamo con un leggero strato di confettura. Stendiamo bene la confettura senza sporcare i bordi, lasciando un margine di circa 1,5 cm. A questo punto non rimane che arrotolare nuovamente il biscotto in modo da riconferirgli la forma di rotolo. Arrotoliamo cercando di non far fuoriuscire la confettura. Quindi aiutandoci con la pellicola lo incartiamo nuovamente. Chiudiamo bene le parti esterne. Continuiamo a rotolare in modo da sigillare bene. Quindi poniamo il rotolo in frigorifero a rassodare per almeno 2-3 ore. Affettiamo il tronchetto solo quando è ben freddo, in modo che non si sbriciola e non si rovinano le fette, e lo serviamo con abbondante spolverata di zucchero a velo. Il rotolo con la confettura può essere preparato in anticipo e conservato in frigorifero anche per 3 o 4 giorni. Un saluto da Sonia e alla prossima videoricetta!